Ciao a tutti da Berta, l'assistente esperta di Sergionet. Avrete senz'altro già visto il primo video di quest'auto nella versione 25° anniversario e la relativa storia spiegata abbastanza bene da Sergio. Vi lascio lo stesso il link in alto a destra e aggiungo solo che questa Countach, la mia pronuncia non è certo la migliore, purtroppo, è l'auto che ha permesso al marchio Lamborghini di sopravvivere nonostante la sua insolvenza. Acquisto, setup e strategia di gara sono specifiche che lascio a Sergio e quindi gli lascio la parola. Un saluto a tutti da Berta e ci vediamo alla prossima. Grazie Berta come al solito, ma ti sei dimenticata di salutare il nostro amico Johnny. Hi Johnny! La persona che ci ha richiesto specificatamente di portare quest'auto. Allora, quest'auto oggi la portiamo a Tokyo, ma nelle prossime settimane vedrò di svilupparla anche per usarla alle mani. Però prima di tutto va visto dove comprare quest'auto, perché è un'auto che non è nel Brand Central, ma è un'auto che si trova solo ed esclusivamente nel negozio delle leggendarie e quindi dobbiamo andare prima di tutto lì a comprarla. E quindi eccoci proprio che andiamo direttamente al nostro non Brand Central, ma all'auto leggendaria, come dicevo prima. Eccola qua! Lamborghini Contact, che come dice il nostro McKill un po' più veloce del solito, come avete visto. Tutte le cose che diceva prima la nostra amica Berta, no Brenda, se la rinomino poi si arrabbia, ci mancherebbe altro. Oppure se no anche nel link del video che vi portavo prima all'inizio, quando ho portato quest'auto la prima volta. Ora, dopo averla acquistata, 1.250.000, andiamo a non a swapparla, non a farci niente, perché non si può fare niente, ma andiamo semplicemente a ritoccarla un gocciolino sull'aerodinamica. Allora, le ruote. Prima di tutto mettete le ruote che volete, io ho messo queste della Oz, e nulla, mettiamo tutto 18 pollici, largo, largo, mi raccomando, 18 pollici è la cosa fondamentale. Poi, nelle parti personalizzate si può toccare solo l'alettone, io ho messo un alettone alto, tipo di finale quello che volete, io ho messo il 23, ma uno vale l'altro, insomma non è un problema. E lo installiamo, ok. Il resto non c'è la gabbia di sicurezza, quindi non la installiamo. Crediti risparmiati, anche se oramai ce li danno a IOSA, per cui non c'è problema. Ok, andiamo avanti e da GT Auto passiamo al negozio dove compreremo le specifiche per fare la gara di Tokyo. Occhio, dico gara di Tokyo. Riduzione del peso fase 1, ok. Compremo le sport dure, poi aumento all'esaggio, albero a camme aspettate a comprarlo, pistone ad alta compressione, poi riduzione del peso fase 2, limitatore di potenza e zavorra, ok, vanno comprati. Poi compreremo l'albero a gomiti da corsa, il computer personalizzabile, l'LSD personalizzabile, la riduzione del peso fase 3 e l'aumento della rigidezza della carrozzeria. Di qua compriamo soltanto il filtro dell'aria da corsa, la marmitta da corsa, uno dei due kit freni e le sue relative pastiglie dei freni da corsa. Poi sospensioni personalizzabili, il rapporto marce da corsa personalizzabile, nell'estremo chi vuole l'adattatore d'angolo di sterzata e in ultima analisi in suprema compreremo, ecco perché vi dicevo prima da aspettare, l'albero a camme ad alto sollevamento e le bielle e pistoni in titanio. Ok, questo vi porta a non acquistare la parte prima dove c'era il Sport Club, quindi acquistando questo ce l'avete compreso anche l'altro. Allora, dal negozio messo a punto passiamo al setup, al vero e proprio setup della gara per Tokyo. Allora, andiamo a caricarlo. Ovviamente il nostro Tokyo Express, che appena rimetteranno i crediti normali sarà una delle 3 gare barra 4 più redditizie, e andiamo a vedere il setup. Si parte e si arriva con le sport dure. Queste sono le sospensioni, le regolazioni delle sospensioni per tenerla ben messa in strada, il differenziale. Deportanza al massimo sul posteriore, l'anteriore non si può toccare, 90 di potenza, la zavorra 149 sul posteriore, occhio sul posteriore, 94 del limitatore di potenza, 2,90 di velocità massima, di punta massima, e queste sono le regolazioni. Per il resto è tutto quello che abbiamo comprato per ora, quindi poco, però in tutta questa parte di qua c'è, e l'adattatore di angolo di sterzata per chi lo vuole mettere. Ok? Riaccompaio e vi spiego un po' la strategia di gara da usare qui a Tokyo.
la facciamo partire, come ho detto facciamo partire l'auto e come sempre prima di spiegare due parole sulla strategia dico sempre qualcosa per i nuovi, soprattutto per prendere quel famoso bonus gara pulita tanto adorato e agognato che ti porta al 50% di reti in più. Quindi c'è da fare diverse cosine, tre sostanzialmente, non tamponate, non fatevi tamponare e non tagliate il cordolo nell'ultimo tornante, con il cordolo di destra. Nello stesso tornante ci sono dei birilli davanti, non li potate, perché se li potate, ciao, non vedete il bonus di gara pulita, ok? Questo per quanto riguarda il discorso del bonus gara pulita. Le barriere le potete usare quanto volete, io le do, vedete, solo nella prima curva, e il resto poi mi piace guidarla, per cui niente, tanto sono già al secondo posto dietro a Gallo, il nostro amico Valerio, poi dopo lo supererò con calma, con tranquillità, ma va bene. La strategia sostanzialmente mettiamo mappatura 1 sempre per tutta la corsa e faremo un unico pit stop che adesso vedrete. Qui all'inizio del secondo giro vedete lo fumo con l'aiuto della barriera, lo svernicio proprio di brutto, poverino, no? Povero Valerio, vabbè, d'altra parte. Comunque lui ha le morbide, sicché potrebbe andare anche più veloce, ma insomma va bene, dai, dobbiamo vincere noi, mica lui, sicché chi se ne frega. Quindi mappatura 1 come vi dicevo, tutta la gara e un unico pit stop. Allora, andremo a fare il pit stop alla fine dell'ottavo, mi sembra, nono giro. Vi faccio vedere prima del pit stop il mio giro veloce, di modo che come sempre, non per i nuovi soprattutto lo dico, non per presuntuosaggine, ma semplicemente per far vedere dove stacco con quest'auto e dove potete migliorare, perché dico sempre, io non sono un top player, ragazzi, non sono un top player, sono un normal player, quindi i top player sono altri quelli bravi, io non sono bravo, per cui io l'ho fatto così, faccio un 2.08 mi sembra, 2.07, ora lo andiamo a vedere in fondo, però insomma 2.06 forse, però insomma non è, si può fare notevolmente meglio, per cui queste sono le dove imposto la velocità che questo qui siamo su 190 all'incirca, qui butto dentro la terza per entrare molto stretto anche se delle volte non mi riesce, per ributtare giù i gas in fondo quasi subito. Qui stacco appena dopo il penultimo cartello del 200 metri, cerco di non toccare di qua, qui do un colpo di frenata e anche qui state molto attaccati, perché se no, se state leggermente staccati vi tende a derapare verso l'esterno della curva. E questo è quanto riguarda di nuovo. Questo è il famoso tornante che dicevo prima, da non tagliare assolutamente il cordolo di destra, e i birilli quelli in fondo non li potate. Cominciate la frenata molto presto, perché non frena moltissimo questa macchina, è bella, potente, ma non frena. Il rettilineo fa anche 320, li supera, però non è molto potente in staccata, quindi cercate di frenare un cartellino prima se è possibile, per cui almeno riuscite a fermarvi per tempo prima della curva. Chiudiamo il giro, come dicevo mi sembra sul 2.06, mi sembra 2.0, sì, quasi 2.07, 2.06,9. Migliorabile? Certamente, ovviamente. Allora, ci fermiamo ai box alla fine del nono giro, cambio le gomme e faccio benzina quel che basta. Si poteva arrivare a fare anche con le gomme quell'altre? Può darsi di sì. Io l'ho provato una volta, mi sono schiantato, ho potato i birilli, sì che ho lasciato perdere. Ho detto, tanto ho un monte di vantaggio, anche se perdo 4 secondi in più per cambiare le gomme, preferisco spendere 4 secondi in più e cambio le gomme, me ne sono più tranquillo. Chiudiamo poi la gara in 26 e 16, 26-17 più o meno, sicché va benissimo anche come tempo finale cambiando le gomme, se no considerate 4-5 secondi meno, con il rischio però che andrete a diritto. Il secondo non si vede neanche col binocolo, 1 minuto e 13, quindi ciao mondo, e vinciamo i nostri 825.000 crediti. Ok, che ora vedete dopo l'aggiornamento 1.41 ritorneranno a essere quei pochi possibilità per fare appunto i crediti tranquillamente. Bene. Quindi adesso che abbiamo visto il video, spero vi possa essere stato di spunto, vi possa essere dato d'aiuto. Risaluto ancora Johnny che ci ha proposto quest'auto e vi dico, se appunto volete lasciare un pollicione ben volentieri, se volete iscrivervi al canale mi fa molto piacere, così appunto rimaniamo in contatto sulle eventuali live, faranno fatte una, mamma mia mondo, l'altro giorno non sono abituato a fare live. E nulla, se volete poi lasciare qualche commento, se volete proporre delle auto, nessun problema, potete scrivermi sui canali social, su WhatsApp, dove volete. Cerco di rispondere a tutti nel più breve tempo possibile. Quindi ragazzi, grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Sergenet.